sono qui a parlare mentre guido per ricaricare la batteria della macchina. Cosa volevo dire? Volevo dire che negli ultimi tempi sto pensando molto a cose filosofiche, roba del genere, tipo la verità, queste robe così. Dove cazzo sono finito? Non lo so. Devo andare là. Devo andare qua. Sì. Anche mi ricordo più la strada. Perché c'è un percorso qui da fare tra le colline di dove abito e niente, sto pensando tanto, sto sviscerando tutto, tipo parto da un argomento, che ne so, faccio per dire, argomenti banali, tipo quanti caratteri può contenere un file TXT del computer, e scopro che contiene 2 miliardi e passa di caratteri nel sistema 32 bit, mentre il sistema 64 bit ne contiene tantissimi di più di 2 miliardi. E poi da un argomento del genere passo a, che ne so, a perché il principe Henry ha lasciato il Buckingham Palace, scoprendo che praticamente, sai che dovevo girare, mi sa tanto, scoprendo che praticamente lui ha capito che tanto non era il primo, che sarebbe stato Williams, quello che andava a regnare, per così dire, e quindi se n'è andato con Meghan in America, sta robe così. Dove diavolo sono finito? Non mi ricordo più. Sono tipo 20 anni che non faccio ste stradine. Ok, dovevo girare prima, invece ho girato dopo. E niente, da un argomento del genere poi passo, ma perché... Oh cazzo, dove sono? Cimitero, no, non ci interessa. Non è questa la strada, cazzarola. Oh sì. Boh, non mi ricordo più. Non mi ricordo assolutamente più. Comunque da lì poi mi chiedo tipo quale sia la verità tra due morali, no? Della serie chi c'era prima, soprattutto un tema attuale per il fatto perché praticamente il tema attuale sarebbe, insomma, la volontà che rivogliono, che reclamano, ecco, che reclamano il loro territorio, come può essere l'Ucraina per la Russia, Taiwan per la Cina, Gerusalemme con la Palestina, sta robe così, no? Siccome ci sono tanti pareri discordanti, no? C'è chi sostiene uno, c'è chi sostiene l'altro, no? Prima era nostra, ma adesso sono altri tempi, le cose sono cambiate, no? Sta robe così. È come dire, praticamente, no? Parto per andare in un viaggio interstellare su un altro pianeta e torno dopo 1000 anni, no? Sulla Terra. La Terra però a quel punto, passati 1000 anni, è abitata da alieni, ok? Sono arrivato a ragionare queste robe così, no? E io mi sono detto, ma se ora è abitata dagli alieni, loro l'hanno abitata per 500 anni e passano, in questo arco di tempo di 1000 anni che sono andato via, loro giustamente dicono, ma noi siamo qui da tantissimo tempo, no? Cioè, sì, ragazzi, 500 e passa anni sono una marea, e quindi si sentono, cioè sono arrivati, non c'era nessuno, se ne sono appropriati, per così dire, no? Giustamente dicono è nostra, dal loro punto di vista. Dal mio punto di vista che torno, e invece dico no, c'ero prima io, capito? Perché prima di loro c'ero io, sono andato via e poi sono tornato. Quindi dove sta la verità, secondo voi? Sta dal loro punto di vista o dal mio punto di vista?
che dico giustamente, io c'ero già da prima. Io credo che tutti quanti voi giungereste alla conclusione che la verità sta dal mio punto di vista, no? Ma sono praticamente, ragazzi, due morali che si scontrano, no? Fondamentalmente, se ci pensate, sono due morali che si scontrano, perché sono la mia morale, il mio punto di vista contro la loro morale, il loro punto di vista. Quindi a questo punto, per trovare la verità, bisogna dare, cioè la verità, ragazzi, è una, non è che sono due, no? Quindi, in sostanza, il mio ragionamento è stato: se la verità è una, la verità va a chi c'era prima, perché il tempo, ragazzi, scorre, non è fermo, no? Quindi sono arrivato alla conclusione che la verità è basata su chi c'era prima, sulla precedenza, sul diritto di precedenza, no? Per così dire. Non so se esiste questo termine, diritto di precedenza, però diciamo che chiarisce bene, no? L'ordine delle cose. E quindi sono giunto a questa verità che voi potreste benissimo, se volete, potreste benissimo contestare, perché concettualmente la verità è soggettiva, concettualmente. Però se guardiamo i fatti, la logica, la verità non è un concetto, la verità è un fatto, capito? Se io ho un sasso in mano, no? E poi lo tiro, la verità non è che il sasso è arrivato ora è lì vicino all'albero, la verità è che il sasso prima era nella mia mano, no? Capite? Cioè, dov'è il sasso? Il sasso è vicino all'albero, no? Ma prima era nella mia mano, quindi qual è la verità? Capite? Questo è il concetto di come ho calcolato io la precedenza, no? Di come ho calcolato io la verità. Vi chiederete voi: ma che cazzo c'entra con i contenuti che porti, perché fai gaming, no? È vero, non c'entra un cazzo. Non c'entra un cazzo, ragazzi, non c'entra assolutamente niente. Però il punto è che non è che sono una macchina da guerra che pensa solo al gaming e fa solo gaming, cioè sono un essere pensante. E come essere pensante, mentre gioco, non gioco, ste robe così, penso anche tante cose. Penso alla mia vita, penso alla vita degli altri, penso a perché una cosa succede. Cioè, quando dico penso alla vita degli altri, non è che dico mi voglio fare i cazzi loro, sia chiaro. Intendo, se la mia vita va in un modo, chissà come va la vita di qualcun altro, ecco, questo intendo. Tanto per chiarirci e mettere le mani avanti prima che dite o pensate che cazzo non ti fai i cazzi tuoi, no? Giustamente avete ragione al 1000%. E quindi in sostanza ho, diciamo, calcolato sta verità. E voi vi direte: e quindi? E quindi niente, il fatto è che, avendo calcolato la verità in modo concettuale, poi non mi sono mica accontentato di avere un concetto logico concreto, valido, e quindi sono andato a sviscerare anche questo concetto e praticamente ho trasformato il concetto di verità, qual è la verità, in un concetto matematico, ragazzi. Cioè, voi non potete immaginare di che cazzo ho combinato io in quest'ultimo mese. Cioè, sono andato a calcolare la verità, praticamente, capito? Adesso non vi sto a fare tutto il ragionamento, perché è una roba mia complessa, voi direte roba da matti, no? Però fondamentalmente ha una sua concretezza logica, ed è effettivamente è un calcolo, è puramente un calcolo.
ma un calcolo matematico, quantificabile, capito? Ho trasformato un concetto in un qualcosa di assurdo e calcolabile. Cioè, nemmeno io sinceramente avrei mai pensato di arrivare a tanto. Ho sempre pensato tanto, ma mai fino a questi livelli. E questo è un esempio di quello che è successo negli ultimi tempi, no? Da questo è scaturito un altro pensiero, tipo un progetto, roba del genere. Ultimamente parlo, interagisco molto con l'IA, no? L'intelligenza artificiale, uso ChatGPT, uso Google Gemini, tant'è che mi sono anche installato nel computer un'IA in locale, cioè da consolaro, ragazzi, pensate a che livello sono arrivato. Da consolaro a imparare la nomenclatura, la compatibilità, le differenze tra i vari componenti che sono anche simili tra loro, no? Pensate all'i5, l'i3, l'i7, però questo si capisce facile, però c'è l'i5K, l'i5 senza K, il KF, no? Che sono tutti lo stesso processore, però con modalità applicazione diversa, nel senso l'i5K è un processore potenziabile, overclockabile, no? Un KF non mi ricordo cosa fa, mi sa che non ha la scheda grafica, però è potenziabile. Un i5 senza la lettera è un processore liscio, normale, così com'è. Insomma, da questa nomenclatura compatibilità ho applicato questo concetto a tutti i componenti del PC per imparare il mondo del PC in modo da poter assemblare un PC, no? Assemblato il PC, poi alla fine mi sono praticamente schiantato a palla sul mondo PC, da console al mondo PC, che non sapevo nulla del mondo PC. Cioè, ho fatto un viaggio, un cammino assurdo, ragazzi, un cammino assurdo che non avrei mai pensato di fare. Passare dal mondo console, plug and play, al mondo PC, da imparare tutto. E ora che sono nel mondo PC da 2024, full mondo PC, sto imparando una marea di roba, perché il mondo PC sono tantissimi software, applicazioni, eccetera, che puoi gestire tu a modo tuo, come vuoi tu. Il PC fai queste cose così, tutte come ti pare a te, capito? Sei diciamo libero da vincoli, no? E niente, alla fine mi sono ritrovato a interagire con l'IA, a installare un'IA in locale, che adesso l'ho installata da pochi giorni, l'IA in locale, e va migliorata, perché i modelli che ci sono già esistenti, gratuiti, tutta roba gratuita io faccio, ragazzi, non pago nulla, e non sapendo nulla mi faccio aiutare dall'IA stessa, ChatGPT, Gemini, eccetera, no? La cosa scandalosa, allucinante, incredibile, eccetera, è che facendomi aiutare dall'IA stessa, quella online sul browser o su app nello smartphone, è che funziona perché alla fine riesco a fare cose che non saprei fare, ok? E quindi niente, ultimamente sto interagendo tantissimo con l'IA, praticamente tutti i giorni, e scopro cose sempre nuove, e quindi per me che sono un tipo curioso, sono tutte cose molto interessanti, cioè non tutte, però alcune cose sono molto interessanti. Per esempio sono andato a sviscerare il concetto di ghost,
avendo visto Ghost in the Shell all'età di 28 anni, avevo capito il concetto, no? Che il ghost è l'anima che ha consapevolezza di sé, no? Ovvero di esistere, no? Però avendo fatto il passo precedente, quello della verità, eccetera eccetera, sono arrivato a un concetto molto più profondo o radicato o concettualmente diverso dalla massa, e quindi il concetto di ghost si è trasformato in un modo di vedere questo ghost, questa anima, no? Per così dire, in un arco temporale praticamente, che non vi spiego perché è una conclusione praticamente, diciamo, completamente logica. Cioè, il mio tentativo in sto momento è di trasformare, per così dire, un concetto astratto in logica, capito? E quindi niente, ragazzi, mi sto facendo dei viaggi assurdi, che detta così sembra uno che si fa dei trip della Madonna, no? Però sono dei trip logici, concreti, ragazzi, e questa è la cosa, si potrebbe dire, brutta, scandalosa, incredibile, tanti aggettivi si potrebbe dare a questa cosa, però è la realtà dei fatti, ragazzi. Cioè c'è sto cazzo di coso che non riesco a far stare fermo allo smartphone, e quindi niente, questo volevo dire in sostanza. Sto pensando tantissimo negli ultimi tempi, ragionando tantissimo, dando un senso logico al pensiero, e risulta una roba veramente incredibile davvero. E tutto questo ambaradam si riflette proprio tantissimo anche sul fatto che ai giorni d'oggi stiamo interagendo con un'intelligenza artificiale, no? Che è basata su probabilità, calcoli e numeri. Cioè, non so come spiegarlo, ragazzi, però è veramente incredibile questo concetto, questo ragionamento. E quindi niente, ora sono in una fase in cui voglio creare un progetto che si basa sull'intelligenza artificiale. Praticamente, avendo creato questo calcolo, voglio applicarlo all'intelligenza artificiale. So che sembra assurdo, però è così. E solo però che non ho le capacità per farlo. Non ho le capacità per farlo perché non sono un programmatore, e non voglio dare in pasto, come dire, il mio calcolo, no, di questa cosa a qualcun altro. Cioè, lo voglio praticamente lo voglio creare, sì, ma allo stesso tempo lo voglio super revisionare, nel senso che non voglio dare, per esempio, ecco, io ti do i dati e tu fai il lavoro e me lo crei, capito? Non voglio questa cosa qua. È solo però che mi serve gente di cui fidarmi, perché se sto progetto va in porto, secondo me è tanta roba.
secondo me è tantissima roba. Il problema appunto rimane il fatto che non so applicarlo sto progetto, cioè ho chiesto l'aiuto all'IA ma mi sembra estremamente complicato, cioè quello che mi spiega sono concetti informatici che non faccio fatica a comprendere, non essendo un programmatore, e per quanto possa esistere già un'IA come dire fatta e anche modificata dalla community open source, io non ci cioè faccio fatica a metterci le mani, perché qui andiamo a parlare di codici, andiamo a parlare di codici Python, che sono concetti da PC che un consolaro neanche può immaginare. Sono concetti che io, ex consolaro, non avrei mai assolutamente pensato di poter andare a pensare 2 anni dopo. Cioè, nel senso, se oggi sono un consolaro, non penserei mai che tra 2 anni andrei a pensare a questi codici Python da applicare per qualcosa che voglio fare, capito? Questo intendo. E quindi niente, sono completamente avvolto nel mondo del PC da che mi sono creato il computer per editare i video che facevo. Mi sto spingendo e mi sono spinto talmente oltre che non ho le conoscenze, cioè tant'è che mi dicevo a me stesso, ma come diavolo è possibile, no? Cioè, interagendo sempre con l'IA, dicevo, da consolaro sono passato al PC per editare, a fare altro, a fare cose più profonde che fare semplice editing, no? E l'IA cosa mi ha risposto? L'IA mi ha detto letteralmente normale. Io ci sono rimasto malissimo. Perché l'IA mi ha fatto comprendere che quando entri in un mondo che non conosci, come il mondo del PC, è un mondo talmente vasto che tutto quello che tu non conosci ti attira, ti attrae, e alcune cose di questo mondo diventano letteralmente interessanti che ti ci immergi fino a renderti conto che stai facendo cose che, pensando al passato, non avresti mai fatto. E questa è un'evoluzione quasi incredibile se la confrontiamo al passato, e io mi sto stupendo di questo. Mi sto stupendo perché pensavo di essere una persona semplice, normale, semplice, mentre invece sono una persona estremamente complicata, almeno dal mio punto di vista quando mi guardo da fuori, che però interagendo con l'IA, quando mi pongo queste domande, l'IA mi mette in condizione di pensare a me stesso che sono una persona normale, capito? Come se fosse una persona che evolve in base alle conoscenze, che apprende, ed è un ragionamento reale, concreto, cioè, perché se guardiamo al passato, come dicevo prima, sembra una cosa anormale, mentre se guardiamo dal punto di vista
evolutivo e normale, no? E io sinceramente in questo momento sto pensando: ma perché vi sto facendo tutto questo ragionamento? La risposta qual è? Allora, a primo impatto direi che la risposta è che non lo so nemmeno io. Dopo averci ragionato una frazione di secondo, vi direi che ve lo dico perché è una questione di condivisione. Condividere il mio pensiero, quello che penso, quello che è successo, quello che succede, l'evoluzione di qualcosa, per condividere l'evoluzione di qualcosa. Ecco quale sarebbe la risposta più reale e logica, mentre la risposta più morale, diciamo, per così dire, è appunto la prima. Non lo so nemmeno io, ma io credo che sia la seconda la vera risposta, ovvero la logica che dice: ve lo sto dicendo per condividere qualcosa che io trovo interessante. Certo, non è magari una cosa che può interessare tutti, su quello non ci piove, però quando trovi qualcosa di interessante e da condividere, non è detto che tutti se ne freghino e pensino: che cazzo me ne frega, perché siamo tantissimi e tra questi tantissimi magari c'è qualcuno che trova un pensiero interessante, una logica interessante, un'evoluzione interessante, un dato determinato di tempo interessante, e quindi ecco perché ve lo dico, ecco perché lo sto condividendo. Ora mi verrebbe da dire quindi niente, il video si conclude così, senza dare una risposta definitiva, non lo so, però ecco, si conclude così, con questa riflessione. E niente, io ho detto questo, vi saluto perché non so più che altro che cavolo dire. Un saluto, un abbraccio e ci sentiamo al prossimo video. In questo periodo ho fatto dei ragionamenti filosofici, logici, da quello che, interagendo con l'IA, da quello che mi ha detto, sono anche argomenti ontologici, cioè sembra una parola aliena sta cosa, però mi ha ricordato una cosa di quando andavo a scuola, che era l'antologia, credo, o non so se ha a che fare qualcosa con l'ontologia, non sapendo se queste due parole hanno una relazione, antologia e ontologia. Sarei spinto a chiedere all'IA se appunto hanno lo stesso significato, no? Per così dire, o sono comunque in relazione l'una con l'altra. Probabilmente potrebbe essere, sinceramente, ma non ho la conferma, e quindi ecco che mi ritrovo a sfruttare l'IA per compensare o completare le mie mancate conoscenze. E sinceramente, personalmente è una cosa bella, nel senso che so che, o immagino che molta gente abbia paura
Io stesso all'inizio avevo paura, e ne ho tuttora sinceramente, che l'IA possa stravolgere il sistema in cui viviamo, no? Alla mo' di Matrix, Terminator, no? Sono sempre quei concetti lì da film, no? Che hanno il loro senso logico, ma che fin quando sono contenuti imbrigliati da lucchetti, da blocchi che ne contengono l'espansione e l'evoluzione, sono, per così dire, tra tante virgolette, applicazioni, software o quello che è, affidabili, no? A rischio zero, per così dire. Però poi dopo qui entriamo nel mondo della parola stessa. Rischio zero non esiste, ragazzi, cioè, perché io adesso lo dico così in modo molto sempliciotto, ma chi sta a guardare il pelo nell'uovo va a dire sì, ma potrebbe sfuggire ai blocchi, ai filtri, ste robe così, ed è vero, ha ragione, anch'io lo penso, però al momento diciamo che c'è poco o nulla che sfugge, no? E quindi è interessante poterci interagire, è interessante perché appunto completa le risposte che ci diamo, le conoscenze che vogliamo, almeno nell'universo conosciuto, e di cui non sappiamo le risposte. Cioè, ho spaccato tutto. So che è tanto che non faccio un video parlato, ma perché appunto non lo facevo perché non avevo nulla da dire. Cioè, prima avevo qualcosa da dire, era un tutorial di un gioco, una spiegazione di qualcosa, ma se io non ho nulla da dire sono video, come dire, privi di contenuto, capito? La vedo così. Sì, il contenuto c'è il gaming, lo guardi e basta, ma fondamentalmente cosa dai? Cosa stai donando a chi guarda? Cosa stai donando? A meno che non sia interessato esclusivamente al gioco, cosa stai dando? Nulla. Capito? Cosa riceve lo spettatore in cambio fuori dal gioco? Nient'altro. E per come la vedo io, un contenuto deve darmi qualcosa. Deve darmi qualcosa che non so. Deve darmi qualcosa da apprendere. Ecco come la vedo io. Quindi niente, ora lo concludo davvero il video. Quindi vi saluto, ragazzi, e ci sentiamo alla prossima. Iscrivetevi, ciao.